Da quando qualche giorno fa ho pubblicato la pre-recensione di FC26, mi avete subissato dei messaggi chiedendo un'espressione numerica per in qualche modo accompagnare questa prima analisi. Io, come ben sapete, ho sempre recensito FC e FIFA prima a distanza di anche mesi per avere una visione chiara, per fotografare il prodotto nella sua forma magari più completa post diverse patch. Però effettivamente, siccome adesso abbiamo adottato un sistema con recensioni periodiche, con aggiornamenti progressivi, con tutto quello che viene poi anche in qualche modo salvato nel nostro archivio di recensioni, che vi consiglio sempre di recuperare qualora abbiate voglia di seguire anche il processo di analisi di tanti prodotti, perché no? Nel senso, fotografiamolo al lancio e poi eventualmente, se ci sarà motivo, andremo a affinare il voto nel corso dei mesi. Effettivamente, perché non farlo? Per cui eccoci qui a rispondere alle vostre esigenze. Io ripeto, cerco sempre di adattarmi un po' a quello che volete, per quanto noi su i calcistici si sia verticali, perché qui è vero che noi siamo tendenzialmente un canale orizzontale, come spesso vado ripetendo, però sul calcio siamo effettivamente verticali. Quindi bisogna magari raccontare le cose già dall'inizio e poi evolversi nel tempo. Quindi posso partire dal voto, visto che tanto diverse cose le ho dette, non mi ripeterò più di tanto rispetto alla pre-recensione, perché poi tante cose non sono cambiate. Sto giocando tanto, sono credo di essere già una trentina di ore su FC26 quest'anno, quindi ho diversi elementi per parlarvi chiaramente, ho fatto un sacco di test. Quindi partiamo dal voto. Il voto di questo FC per me è un 6. Un 6 che testimonia la piena sufficienza, un 6 che testimonia la ricchezza contenutistica innegabile, un 6 che testimonia quanto secondo me questo titolo sia il migliore calcistico su piazza in questo momento, ma come vi dissi in pre-recensione, più per demeriti altrui che per meriti propri. Ecco, questo deve essere chiaro. Cioè, FC26 oggi è il gioco più consigliato se si è amanti di calcio, perché non esiste forma di concorrenza che sia all'altezza. Per, diciamo, contenuti, ricchezza di contenuti, possibilità che il gioco offre, non c'è niente di paragonabile. Cioè, se vuoi viverti la stagione calcistica in correlazione a quello che è il mondo reale, non hai grande scelta. C'è FC o c'è FC. Per quanto magari eFootball abbia i suoi spunti, le sue idee, il suo gameplay per certi versi migliore di quello di FC, ma non permette di vivere tante cose, è manchevole di tanti contenuti. Se mai si degneranno di fare una master, forse faremo discorsi diversi, però ecco, diciamo che oggi un appassionato di calcio che vuole farsi la propria carriera, che vuole magari farsi ogni tanto una partita online con gli amici, che vuole vivere il calcio a più sfumature, in più modi, non ha grande scelta, o FC o FC, ecco. Quindi questo è importante perché ci aiuta a fotografare il settore anche prima del prodotto e vi aiuta a capire il perché del mio 6. Il miglior gioco, sì, però comunque è un gioco secondo me da 6. Perché è un gioco da 6? Perché parliamo di un progetto che è nato sotto una premessa, che poi di fatto è una promessa. Vi abbiamo ascoltato. Questo titolo ha avuto una campagna marketing totalmente basata sul rispondere alle esigenze del pubblico. Ebbene, come vi ho raccontato in pre-recensione, queste esigenze erano chiare. Ci sono stati dei miglioramenti, perché ci tengo a dirvi, a livello di gameplay il gioco ha subito dei miglioramenti. La fisica del pallone, per quanto riguarda i tiri, mi piace molto di più, come vi ho insomma, accennato in pre-recensione. Ci sono delle cose che, in termini di costruzione della manovra, in termini di giro palla, danno una sensazione di leggero passo avanti rispetto al passato, ma non c'è stata una rivoluzione. Giocando a FC26 e alternando magari le partite con FC25 noterete delle migliorie, ma non così profonde. Mi aspettavo ad esempio che quest'anno avremmo visto una fisica del pallone sui cross molto più convincente per permetterci di sfruttare il gioco aereo in maniera più profonda e significativa. Non è tuttora, in questo momento almeno, così percepibile questo passo avanti in termini di gioco aereo. E mi dispiace, perché era una forte mancanza del FC dell'anno scorso che speravo sarebbe stata in qualche modo migliorata. Ora, in termini generali, io posso racchiudere le mie riflessioni su quello che è il gameplay di FC26, che ripeto ha subito innegabilmente dei miglioramenti, ma non così profondi e sostanziali, in una riflessione. Io credo che il calcio, come vi ho più volte raccontato, viva secondo certe regole. E la regola del calcio, quello bello, è l'equilibrio a volte, no? Una bella partita è una partita per certi versi equilibrata. Ci possono essere anche tanti gol, ma ci deve essere un equilibrio a volte, no?
Ecco, FC26 manca di quell'equilibrio a volte. Perché? Perché essendo un prodotto che si rivolge a un pubblico di massa, che più grosso è, meglio è, vuole rendere il calcio non tanto realistico, ma spettacolare. Vuole esasperare i tratti più belli di questo sport, andando però a creare qualcosa che non è prettamente calcio, ma diventa una cosa diversa. E si respira tanto nell'online quanto nel single player. Perché? Per quei problemi ormai storici del prodotto, primo fra tutti il fatto che sia difficile percepire un centrocampo, le partite hanno spesso e volentieri punteggi tennistici. Io tuttora, e al foot avrò fatto una trentina di partite, non sono riuscito a vivere la maggior parte delle mie partite senza una media gol che vada oltre gli 8. Cioè, la maggior parte delle partite che io gioco online finiscono con almeno 8 gol complessivi. È tanto. Cioè, ma siamo in uno standard che sembra essere stato sviluppato guardando i match più spettacolari e pazzi, calcisticamente parlando, della Premier. Che le partite assurde dove c'è un continuo ping pong, no? Tra una porta e l'altra, una porta e l'altra, una porta e l'altra, ma il calcio è anche altro. E in FC fatichi a vederlo, quell'altro. Io capisco che si voglia veramente sovrastimolare il giocatore, ma facendolo si va ad alterare quell'equilibrio che rende il calcio così bello. Perché la partita combattuta a volte, per quanto magari meno appariscente, è calcio. O quantomeno sarebbe bello che ogni tanto ci fosse anche quello. Ci può stare magari che le partite possano finire in maniera un po' così esaltante, ma dovrebbe dipendere dall'abilità dei giocatori e non dalle caratteristiche del prodotto. E se questo nella maggior parte delle occasioni diventa molto difficile, diciamo che di fondo forse abbiamo un problema di cui bisognerebbe tener conto. Ed è qualcosa che a me spiace sottolineare da anni e spiace sottolineare ogni anno. Perché vorrei qualcosa di un po' più vicino al calcio e alle sue tante sfumature. Ripeto, dovrebbe dipendere dall'abilità del giocatore. Sei bravo a difendere, sei bravo tatticamente, le partite prendono una certa piega. Ti piace il calcio zemaniano? Le partite prendono un'altra piega, ma qui non è un discorso di come ti poni tu, è un discorso di quelli che sono i ritmi del prodotto. A volte tali da rendere impossibile una gestione diversa dal attacca, 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 con problemi ormai ben riconosciuti che non sono stati risolti. Parliamo ad esempio del kick-off glitch, che di fatto non è un glitch nella maniera più letterale del termine, ma il problema secondo cui al calcio d'inizio, alla ripresa del gioco, le squadre non mantengono adeguatamente le posizioni e creano degli spazi enormi che l'avversario può sfruttare a proprio vantaggio, è un elemento che tanti hanno riscontrato, che si continua a riscontrare da anni e su cui non sembra essere stato fatto un lavoro realmente profondo per limitare questo aspetto, no? Quante volte avete segnato un gol e ve ne hanno fatto un altro subito dopo, nell'arco di 2 secondi? Quante volte avete subito un gol e siete riusciti a penetrare la difesa avversaria in mezzo secondo senza che il vostro avversario riuscisse a mantenere adeguata la linea, le marcature? Quante volte vi è successo? Ecco, fatemelo sapere nei commenti quante volte vi è successo solo quest'anno. Ecco, è qualcosa che andrebbe gestito, è qualcosa che andrebbe risolto e basterebbe fare poco in certi momenti. Però ecco, al di là di questa mia riflessione, il problema si applica anche alla carriera. La carriera allenatore o la carriera giocatore non hanno ricevuto quell'afflusso meraviglioso di nuovi contenuti che avremmo sperato di trovare. Ci sono state delle novità, per lo più estetiche, per lo più di facciata, ma a livello strutturale le modalità single player sono rimaste essenzialmente simili a quelle degli anni passati. La carriera giocatore continua a mostrare dei limiti evidenti, una sostanziale mancanza di coraggio nel provare a fare delle cose nuove, perché anche la gestione stessa del patrimonio finanziario del giocatore che si va a creare è noiosa, è priva di spunti, priva di elementi che possano rendere quella modalità davvero appassionante. E io non capisco perché non si comprenda che basterebbe poco.
Basterebbe anche ascoltare tanti creator che trattano la carriera a giocatore, in primis, e seguire le loro indicazioni. Ne verrebbe fuori una carriera meravigliosa che però tuttora non riusciamo a sperimentare. Carriera da allenatore, un po' di discorso analogo, sono state inserite delle novità, l'hub con le carriere di un certo tipo che si possono iniziare con determinati requisiti, le ricompense qui, le ricompense lì, gli imprevisti, ma tutto ha un'incidenza relativa. Gli stessi imprevisti non impattano, sulla base di quello che ho potuto vedere in maniera così profonda, sono ancora poco percepibili, non così frequenti, non hanno quella forza che avremmo sperato di trovare. Ed è un peccato perché poi se a tutto questo ci aggiungiamo anche una difficoltà media a volte irrisoria che ci costringe anno dopo anno a dover mettere le mani nelle slide in maniera molto significativa, come penso avrete già visto, pur di avere un livello di sfida accettabile. Tutto questo ci dice che sì, loro avranno anche ascoltato, ma evidentemente hanno ascoltato non la totalità del pubblico, che è impossibile, chiaramente non si può pretendere che uno ascolti tutti, però ecco, tante problematiche che sono state sollevate non sembrano essere state affrontate con la giusta forza, ma in maniera non sufficientemente profonda. Cioè è inutile mettere un doppio gameplay al prodotto se poi quello che cambia è essenzialmente solo la velocità, perché la profondità tattica dell'esperienza, che si scelga la modalità competitiva o quella realistica, non è poi così dissimile, o quantomeno la modalità realistica non ti offre quella difficoltà, quella complessità, quella profondità che spereresti di sperimentare. E ripeto, vi parla uno che sì, è appassionatissimo, ma non è che io vivo di FC. Eppure io ho bisogno puntualmente di alzare la difficoltà in maniera artificiosa, andando a lavorare su delle slide iper punitive, pur di vivere un'esperienza che sia vagamente competitiva per me, che non sono un pro player, sono un appassionato di calcio, quello che vi pare, ma non vivo di quello. Eppure non mi basta. Ora, è così difficile impostare un livello di difficoltà veramente elevato che possa veramente mettere alla prova il giocatore, senza che questo sia costretto a mettere le mani alle slide ogni dannatissimo anno? È così complesso per un team di sviluppo beta testare le slide in modo da renderne qualcuna veramente all'altezza dei giocatori più ambiziosi, dei giocatori più competitivi, di quelli che vogliono una sfida veramente di altissimo profilo? Si potrebbe fare, così come si potrebbe lavorare, come vi ho accennato, sul discorso delle azioni salienti, specialmente in carriera giocatore, per fare in modo che non si creino quei paradossi che noi abbiamo evidenziato nell'arco di mezza prova. Mi è venuto il guizzo durante quel video che sicuramente ricorderete di provare a fare la carriera giocatore con il portiere, di provare le azioni salienti, e ti accorgi di come probabilmente non si siano resi conto che facendo le azioni salienti col portiere si rischia di non essere partecipi di gol subiti. È una cosa secondo me di una serietà e di una gravità da un punto di vista di mancato testing che io non posso guardare col sorriso se parliamo di Electronic Arts, azienda recentemente oggetto di una transazione per la privatizzazione del valore di 55 miliardi di dollari. Parliamo di un colosso incredibile dell'industria videoludica e io mi rifiuto di essere particolarmente generoso, particolarmente accomodante, particolarmente giustificante quando trovo degli elementi che dovrebbero essere individuati facilmente dal team di sviluppo e non viene fatto, e non succede. Cioè, un gioco così o te lo studi nelle minime dinamiche o è inevitabile che verrà fuori qualche problema. Anche banalmente il discorso della frequenza degli imprevisti nella carriera, ma se mi dai 3 impostazioni, basso, medio, alto, mi pare siano le 3 impostazioni per la frequenza di questi imprevisti, se io metto alto, pretendo che mi escano 2, 3, 4 imprevisti al mese, perché ho messo alto, se no mettevo basso. Cioè, quindi cercare anche di ragionare sulla base di quello che il pubblico potrebbe effettivamente desiderare e cercare di accontentarlo, ma se io non mi rapporto col pubblico nella maniera
Cioè, è assurdo che ogni anno si parta dal presupposto che loro hanno ascoltato la community, poi guardi la community, ascolti la community, leggi la community ovunque, mica solamente qua da noi, ovunque, leggi quello che le community dicono e puntualmente ti accorgi di come tante cose siano rimaste inascoltate. Allora, la mia domanda è, abbiamo ascoltato, ma di preciso chi? E soprattutto dove? Perché sarebbe anche interessante capire, allora, la lamentela era questa e noi abbiamo fatto questo. La lamentela erano i portieri e noi l'abbiamo risolti. Io non ho visto queste migliorie incredibili sui portieri. Non le ho viste. Perché come ogni anno tirare in diagonale è una quasi garanzia di successo. Come ogni anno in carriera, se non alzi il valore dei portieri, riesci a segnare in tanti modi e maniere che dovrebbero essere un po' più complesse. In generale le partite finiscono sempre con 4-5 gol. In generale è difficile percepire dei portieri che siano veramente presenti a loro stessi in tanti momenti. Non ricordo un anno in cui non sia stato detto che sono stati migliorati i portieri e io ogni anno ho fatto fatica a rendermi conto in cosa fossero stati migliorati, perché non riesco a percepirlo. Ora potrebbe essere che io sia invecchiato, che mi sia rincoglionito e che tante cose non riesca a notarle, però mi sembra di non essere l'unico. Mi sembra di non essere l'unico. E allora io, in un'annata in cui mi erano stati promessi fuoco e fiamme e migliorie incredibili, non posso non rendermi conto di come la maggior parte delle novità siano di natura contenutistica, estetica. Il foot, ad esempio, che è una modalità amatissima, popolarissima, è stato arricchito tanto quest'anno. Hanno messo i tornei, hanno messo finalmente le sfide creazione rosa che non sono le stesse che c'erano tutti gli anni passati, quindi hanno rimodernato un po', hanno creato una progressione che in qualche modo è condivisa attraverso le varie modalità per fare in modo che il pubblico abbia voglia di giocare un po' di tutto, quindi le idee quando sono fatte bene vengono riconosciute. È una bellissima idea quella di infarcire il foot di tante cosine in più per renderlo più stimolante. Il problema è che per quanto tu possa rendere appassionante, divertente e stimolante la progressione all'interno di una modalità come il foot, se ogni partita la finisco 8-9, 7-5, 10-4, ieri sera ho fatto 2 partite, nella prima ho vinto 8-7, nell'altra ho perso 9-4 facendo il triplo dei tiri del mio avversario, stavo mangiando il pad a un certo punto. Però questo per dire, no? È tutto molto bello, ma se poi non riesci a godertelo perché il gameplay è così esplosivo, a volte inutilmente esplosivo, crolla un po' tutto, così come crolla l'ottima, meravigliosa premessa delle icone, giocatori storici, con cui si sarebbe potuto fare la qualunque, giocatori storici inseriti nelle carriere finalmente, giocatori storici inseriti ovunque, li puoi usare, ti puoi divertire, però nella maniera più superficiale possibile. Però io poi dico queste cose nella speranza che prima o poi qualcuno di EA ascolti quello che dico, chissà se mai accadrà, e si faccia qualche domanda. Se io sono un amante del calcio, perché io poi parlo da quel presupposto, cioè io sono un amante del calcio, io da quando ho 4 anni amo il calcio, seguo il calcio, vivo il calcio, stadio, non stadio, estero, Italia, stadi inglesi, stadi italiani, l'ho visto in 1000 forme il calcio e lo amo visceralmente. Se io guardo un'icona, il mio pensiero è, cavolo, io voglio rivivere le emozioni che mi ha suscitato quell'icona, quel giocatore storico. Se io quel giocatore me lo vedo in campo, mi emoziono. Ma se tu quel giocatore me lo metti in una carriera, mi devi dare un minimo di spessore a quella figura. Io non posso prendere un calciatore storico, ficcarlo in una carriera di giocatore e vedere che viene trattato come se fosse un giocatore qualunque. Cioè, lavora, costruisci qualcosa su quel romanticismo sportivo che mi stai offrendo, perché lì è un'annusata di qualcosa di meraviglioso senza che però io possa addentare niente. Cioè ho l'icona ma non posso viverla. Fammi un mezzo filmatino, fammi un riferimento alla carriera di quel giocatore, crea qualcosa che dia spessore a quell'inserimento che altrimenti rischia di essere percepito come qualcosa di facciata e basta. Ed è un peccato, perché io quello che non riesco su cui non mi riesco ad arrendere quando si parla di FC è che FC è un brand
pazzesco, dispongono di una quantità di risorse allucinante, potrebbero fare qualunque cosa, potrebbero creare il gioco di calcio definitivo, una roba senza senso ogni anno, e puntualmente tu vedi questo potenziale abnorme che nessun calcistico ha mai avuto prima che arrivassero loro, completamente inespresso da ogni possibile punto di vista. Io, quello che vado rivedendo da anni, le icone, se le metti da qualche parte, devi costruirci una storia intorno. Mettine meno piuttosto, ma dagli uno spessore, un clamore, fammi rivivere qualche partita storica, fammi vivere quelle emozioni che magari ho vissuto tanti anni prima. Cioè, se io vedo Veron, io da laziale, cavolo, non puoi buttare dentro Veron come se fosse, che ne so, un pupazzo. Gli devi dare un po' di... Tanti romanisti quest'anno hanno visto Totti, cioè crea qualcosa intorno a queste figure. Se no, che cosa resta? Niente. Resta una cosa buttata lì che ha il sapore del carro armato su GTA. Ai tempi, no? Che facevi il trucco, sbloccavi il carro armato, ti divertivi, ma... Cioè, le icone per me hanno lo stesso impatto che aveva il carro armato su GTA. Uguale. Figo i primi 2 minuti, e poi, vabbè, ma quindi? Ecco. E questo mi porta anche a un'altra cosa. La carriera. Voglio chiudere così. La carriera. Sono anni che ha delle caratteristiche, dei ritmi, delle cose, no? E sono anni che il mondo tutto dei carrieristi chiede tante cose. Una maggior gestione finanziaria, la possibilità di esportare e importare i giocatori per poterli vivere in maniera migliore, le sfide online fra squadre di carriera. Quanti anni so? Quanti anni sono che chiediamo queste cose? Io sono anni che vorrei farmi una partita con Menzo, con le rispettive carriere, ma è così complicato, Sarebbe meraviglioso per chiunque, ma quanto sarebbe bello scontrarci fra di noi, con voi che seguite le carriere, la mia squadra contro la vostra, potremmo fare infinite cose insieme. Io potrei prendere l'icona di quest'anno della nostra carriera, il taccare della situazione, caricarlo su un server online e farvelo scaricare. Voi potreste sperimentare cose tipo la carriera ad un magico. È così complicato mettere un import-export dei giocatori su un gioco così posseduto da un'azienda così ricca, così talentuosa, così piena di risorse. Un import-export. Un hub in cui poter caricare i propri giocatori, ma è così complicato. Evidentemente c'è qualcosa che glielo impedisce, ma sarebbe bello capire cos'è. Possiamo darvi una mano, amici di EA. Ve la diamo. Se ci dite come fare, qual è il problema? Tocca pagare, paghiamo. Però, cioè, capite che voglio dire? Capite perché io non posso dargli più di 6 a sto gioco? È sicuramente sufficiente. È il miglior calcistico su piazza. Ma, ripeto, più per demeriti altrui che per meriti propri. Perché qui siamo di fronte al più grande ed evidente esempio di genio ricco che non si applica a scuola. Ce l'avete avuto mai un compagno di scuola? Paccato dei soldi, non gli mancava niente, una testa così, intelligentissimo, che ce la volete fa niente. Se non lo stretto indispensabile per non deludere la famiglia. Ecco, io ce l'ho avuti più di uno. E mi facevano uscire da testa. Perché dico, ma come? Ma proprio tu che poi potresti, c'hai tutto quello che... E non te va di fare niente, ecco. Che poi non è che non gli va di fare niente, ha detto che cazzo, ma fanno l'indispensabile. Io vorrei più dell'indispensabile, perché è un'azienda a cui sono legato, a cui ogni anno il centone glielo do ogni anno. Io sono uno dei maggiori finanziatori di Electronic Arts, è vero, perché ogni anno gli ammolli sempre le stesse cose. E sono felice di farlo perché, ripeto, non è che abbia grandi alternative. Mi piace il calcio, mi piace viverlo, ho questa condanna che mi piace lo sport, e se vedo la Lazio giocare mi viene voglia di giocare con la Lazio, se vedo la partita di Champions mi viene voglia di giocare con quel giocatore che ho visto in Champions, e vivono di quello, sti giochi. Non è che io sono speciale e cecasco, tra virgolette. Succede a tutti, alla maggior parte di noi succede la stessa cosa, che poi è il motivo per cui durante l'estate, quando magari il calcio non c'è, siamo meno propensi, no, a giocare a un calcistico, perché non hai quel richiamo, no?
Però ragazzi, ripeto, gioco sicuramente... Ma quanto ho parlato? So a mezz'ora, volevo fare una recensione breve, vabbè, è andata così. Ehm, quindi sicuramente un gioco meritevole, un gioco gradevole, ma con ancora tanti problemi, tanti limiti che potevano e dovevano essere risolti per offrire qualcosa di più. Uno step evolutivo, io voglio uno step evolutivo da utente pagante, vorrei tanto, se fosse possibile, prima di morire, spero il più tardi possibile, ma ecco, prima della pensione, mi piacerebbe vedere una rivoluzione strutturale. Mi piacerebbe vedere una carriera giocatore e allenatore completamente ricostruita da zero. Se può buttare. Cioè io capisco che ci sia, che uno sia affezionato a quello che ha fatto. Non so neanche chi l'abbia ideata per la prima volta, la persona specifica o il team specifico. Capisco che ci sia ormai l'affetto, no? Verso quel... Ma basta, basta. Cioè, quel povero uomo, quel povero orientale, che sono 10 anni che dopo ogni vendita in carriera sta sempre a tenersi il collo, gli vogliamo regalare un anno alla spa? Cioè lo vogliamo liberare da questo loop infinito da cui non riesce a fuggire? Cioè io mi metto nei panni di questo povero NPC costretto a vivere di male al collo da 10 anni, saranno 10 anni. Cioè, free tipo con la cervicale. Liberiamolo. Che ecco, io spero che questa recensione porti con sé questo importante messaggio. Liberate l'uomo col problema della cervicale. Liberatelo. Io l'anno prossimo spero almeno che ci sia questa novità. Perché è una fesseria, ma ti fa capire quanto ogni anno ci sia un riciclo di tanti elementi che si potrebbe evitare. Si dovrebbe evitare per dare anche una vaga percezione di freschezza a qualcosa che di fatto già non ne evidenzia tanta in altri ambiti. Almeno cambiare il film. Non credo sia così complesso metterci un altro senza male al collo che magari legge. Mettiamoci un ragazzino che legge, una donna che gioca col cellulare, che è sempre sto poraccio che si tiene nel collo. Cioè, che ripeto, io mi sto soffermando su quello, ma perché è un qualcosa di significativo. Cioè, è la fotografia di tante cose. Quella cervicale ci racconta tanto del gioco. Capite che voglio dire? Ripeto, io sono ironico di carattere perché lo sono su tutto poi. Ma è veramente fotografa l'essenza di una filosofia produttiva di un certo tipo. Quel poveraccio con la cervicale. Ragazzi, questo è quanto. Basta, mi sono accollato a sufficienza. Intanto c'ho pure un mal di gola che mi si sta divorando oggi. Faccio una cosa veloce giusto per dargli il voto. Ecco, 30 minuti di registrazione. Vabbè, ragazzi, questo è. Spero di aver soddisfatto le vostre esigenze, spero di aver risposto alla vostra richiesta. Noi, ripeto, con FC26 ci aggiorneremo poi periodicamente, se vorrete, sulla base delle patch, sulla base delle varie cose che potrebbero esserci. Però ecco, per adesso ci tenevo a esprimere questo primo parere. Poi tra un 6 mesi magari vediamo se il voto si può alzare, speriamo, o no. O se rimarrà questo. Impoverirlo credo sia difficile, siamo di fronte in fin dei conti a un 6, quindi sotto la sufficienza credo che sia praticamente impossibile andare, ma è sufficiente, un gioco sufficiente. Ragazzi, un abbraccio, ci vediamo presto.